Io lo so che tu riesci a capire me, ma riesci a capire anche gli altri italiani? Ciao e benvenuti! Il video di oggi è un po' un esercizio, un po' un test e un po' un gioco. Sono Mattia, di Lingua Franca, e da più di un anno vi sto insegnando l'italiano. Quindi un po' perché già mi avete sentito parlare tanto, un po' perché nella maggior parte dei video parlo abbastanza lentamente, molti di voi riescono almeno a capire i concetti principali. Però è importantissimo che vi abituiate ad ascoltare tanti italiani madrelingua diversi. Per dimostrarvelo, oggi faremo un piccolo esperimento. Ho chiesto ad alcuni madrelingua italiani di leggere un testo per me, dicendogli di leggerlo lentamente, normalmente o velocemente. Il vostro obiettivo è di cercare di capire il più possibile alla velocità più alta possibile. I più bravi di voi probabilmente riusciranno a capire alcune delle registrazioni più veloci, ma solo i migliori le capiranno tutte al primo colpo. Facciamo subito una prova. Sono nato a Roma e penso che sia la città più bella del mondo. Io vivo in periferia, ma tutti i weekend visito il centro con la mia famiglia. Il luogo che amo di più è Villa Borghese. Potrei trascorrere intere ore a passeggiare lungo i viali alberati. Per raggiungere il parco ci fermiamo sul Colle del Pincio. Ammirare la capitale dall'alto è sempre emozionante, soprattutto nei giorni di sole. Sono nato a Roma e penso che sia la città più bella del mondo. Io vivo in periferia, ma tutti i weekend visito il centro con la mia famiglia. Il luogo che amo di più è Villa Borghese. Potrei trascorrere intere ore a passeggiare lungo i viali alberati. Per raggiungere il parco ci fermiamo sul Colle del Pincio. Ammirare la capitale dall'alto è sempre emozionante, soprattutto nei giorni di sole. Sono nato a Roma e penso che sia la città più bella del mondo. Io vivo in periferia, ma tutti i weekend visito il centro con la mia famiglia. Il luogo che amo di più è Villa Borghese. Potrei trascorrere intere ore a passeggiare lungo i viali alberati. Per raggiungere il parco ci fermiamo sul Colle del Pincio. Ammirare la capitale dall'alto è sempre emozionante, soprattutto nei giorni di sole. Com'è andata? Vi è bastato ascoltare la registrazione più veloce per capire tutto o avete avuto bisogno delle altre? Per la prossima registrazione proviamo a invertire l'ordine. Ora ascolteremo prima quella più lenta, poi quella normale e poi quella più veloce e, come prima, alla fine avremo la trascrizione. Cristoforo Colombo nasce vicino a Genova nel 1451 e già da giovane comincia ad appassionarsi al mare e alla navigazione. All'età di 14 anni diventa marinaio e inizia a viaggiare in numerosi paesi europei. Cristoforo Colombo, appassionato di geografia ed astronomia, sostiene fermamente che la Terra è rotonda. Cristoforo Colombo nasce vicino a Genova nel 1451 e già da giovane comincia ad appassionarsi al mare e alla navigazione. All'età di 14 anni diventa marinaio e inizia a viaggiare in numerosi paesi europei. Cristoforo Colombo, appassionato di geografia ed astronomia, sostiene fermamente che la Terra è rotonda. Cristoforo Colombo nasce vicino a Genova nel 1451 e già da giovane comincia ad appassionarsi al mare e alla navigazione. All'età di 14 anni diventa marinaio e inizia a viaggiare in numerosi paesi europei. Cristoforo Colombo, appassionato di geografia ed astronomia, sostiene fermamente che la Terra è rotonda. Questa volta è andata meglio, vero? Sono pronto a mettere la mano sul fuoco che sia così per la maggior parte di voi. Ovviamente molte più persone avranno capito subito cosa veniva detto, perché avete sentito prima la registrazione più lenta, ma sono sicuro che ancora più persone siano riuscite a capire anche la registrazione più veloce. Questo è proprio il processo che avviene quando iniziate a utilizzare e ascoltare l'italiano reale, parlato dai madrelingua. All'inizio non sentite neanche le parole, i suoni sono tutti ingarbugliati. Poi
accumulando ore di ascolto e utilizzo della lingua, tutto comincia a diventare più chiaro. Sembra quasi un superpotere. Più ascoltate l'italiano, meno vi sembrerà veloce. Più è alta la vostra esperienza, meno tempo ci metterà il vostro cervello a processare le parole italiane che sente. Facciamo un ultimo tentativo e vi consiglio di arrivare alla fine del video, perché dopo vi consiglierò il mio esercizio preferito in assoluto, che vi permetterà di migliorare tantissimo la vostra pronuncia dell'italiano, ma non solo. Con l'ultimo audio useremo una sequenza ancora diversa. Partiamo dalla registrazione più veloce. Il mio migliore amico si chiama Luigi. Luigi ha 24 anni e frequenta la facoltà di medicina odontoiatrica all'Università di Roma La Sapienza. Fin da quando eravamo bambini, infatti, il suo sogno è sempre stato quello di diventare un dentista, come suo zio. Luigi per studio vive a Roma, ma la sua famiglia abita in un paesino vicino a Napoli. Perfetto. Ora mettete in pausa il video e provate a spiegare in poche parole che cosa avete appena ascoltato. Anche se avete capito solo poche parole su tutto l'audio, provate comunque a descrivere quello che avete sentito. Ora ascoltiamo l'audio a velocità più lenta e con il testo. Il mio migliore amico si chiama Luigi. Luigi ha 24 anni e frequenta la facoltà di medicina odontoiatrica all'Università di Roma La Sapienza. Fin da quando eravamo bambini, infatti, il suo sogno è sempre stato quello di diventare un dentista, come suo zio. Luigi, per studio, vive a Roma, ma la sua famiglia abita in un paesino vicino a Napoli. La comprensione in questo caso dovrebbe essere molto più alta. Per terminare, ascoltiamolo ancora una volta a velocità normale e senza testo. Il mio migliore amico si chiama Luigi. Luigi ha 24 anni e frequenta la facoltà di medicina odontoiatrica all'Università di Roma La Sapienza. Fin da quando eravamo bambini, infatti, il suo sogno è sempre stato quello di diventare un dentista, come suo zio. Luigi per studio vive a Roma, ma la sua famiglia abita in un paesino vicino a Napoli. Com'è andata? Sicuramente l'aiuto di aver letto il testo prima di riascoltarla ha migliorato la vostra comprensione. Spero di avervi dimostrato quanto la velocità a cui i madrelingua parlano e l'abitudine all'esposizione facciano la differenza. E voi potete fare lo stesso tipo di esercizio quando guardate del materiale in italiano. Per esempio, potreste provare a guardare un video in italiano prima senza sottotitoli e poi a riguardarlo con i sottotitoli per capire ciò che vi siete persi alla prima visione. Avete in mente altri modi in cui potreste applicare questa tecnica? Consigliatelo a tutti scrivendo un commento qui sotto. E non dimenticatevi mai che è importantissimo esporsi il maggior numero di ore possibili alla lingua italiana, sia scritta che parlata. Se non lo fate abbastanza, imparare l'italiano sarà più difficile e noioso. E finalmente voglio consigliarvi l'esercizio per migliorare la pronuncia di cui vi parlavo prima. Si tratta dello shadowing e se ancora non lo conoscete, state per scoprire uno degli esercizi più utili che possiate fare. Qui trovate il video in cui lo spiego. Per oggi invece è tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Buon italiano a tutti!